volta andiamo a vedere come si installano i font per Cricut Design Space. La prima cosa che andiamo a fare però è proprio quella di chiudere il programma. Quindi andiamo a fare clic qua sul menu file e poi esci da Cricut Design Space. A questo punto io mi trovo sul browser. Faccio vedere bene a schermo intero così riuscite a vedere meglio. Io sono sul sito dafont.com. Questo è un sito in cui molti di voi già lo conoscono, ma lo dico soprattutto per chi non l'ha mai visto. È un sito in cui riuscite a trovare veramente centinaia e centinaia di font gratuiti. Vorrei precisare che sono gratuiti solo ed esclusivamente a uso personale. Cosa significa? Che teoricamente non potreste vendere creazioni con questo tipo di font. Comunque andiamo a vedere bene come è fatto il sito. Vorrei anche precisare che tutti i font gratuiti sono solo per uso personale. Quindi vedete che qua ci sono tantissime categorie, c'è fantasia, stranieri, tecno, gotici, eccetera eccetera. Io vado a far clic per esempio qua nella categoria fumetto e questi sono i risultati, alcuni dei risultati che ho a disposizione. Come potete vedere qua ci sono 43 pagine con tutti i risultati solo appartenenti a questa categoria. Ipotizziamo il caso che voglio installare questo font che si chiama Bouncy. Vado a far clic qua sul pulsante scarica e vado a scaricare appunto questo font. Mettiamo qua, scriviamo, mettiamo come cartella font, apriamo e facciamo il download del file. Una volta fatto il download del file potete andare nella cartella di Windows, oppure se avete Chrome fate così, clic qua sulla freccetta e poi mostra nella cartella. A questo punto ci apre la cartella appunto con il font che ho scaricato. Chiaramente non potete andare a utilizzare il font così com'è, dovete fare clic qua con il pulsante di destra del mouse a seconda della versione di Windows che avete e a seconda anche della diciamo del programma che utilizzate per estrarre i file .zip. Potreste avere delle voci diverse facendo clic con il pulsante di destra. Io in questo caso faccio clic alla voce estrai tutto. Mi dice dove voglio estrarlo e gli dico di estrarlo nella stessa identica cartella. A questo punto che cosa ho qua a disposizione? Allora, questo è semplicemente un file, ve lo faccio vedere, dove ci sono alcune diciamo istruzioni, ecco, diciamo così, comunque dove ci sono anche la licenza. Vedete che c'è scritto questo font è solo per uso personale. È richiesta la licenza commerciale nel caso vogliate appunto utilizzarlo per le vostre creazioni. In questo caso dovete andare a questo indirizzo. Questo appunto è solo, come vi dicevo, il file txt dove trovate le informazioni, altrimenti qua abbiamo praticamente il font principale che è questo, Bouncy, Personal Use Only, ovviamente c'è scritto proprio che è solo per uso personale, e poi c'è questo black che sarebbe grassetto e poi c'è quest'altro che è quello diciamo più sottile. Tutti e tre in questo caso hanno l'estensione OTF, alcuni caratteri potrebbero avere l'estensione TTF. In ogni caso dovete andare a installare solo una delle due versioni, quindi o solo i file con estensione OTF o solo i file con estensione TTF. Se io faccio clic, doppio clic, vedete che mi si apre questa finestra. Qua c'è scritto stampa e qua installa. In questa finestra io vedo una piccola anteprima, diciamo così, del mio font, quindi devo semplicemente fare clic sul pulsante installa. Vedete che impiega proprio un attimo, ha già installato. Se io vado ad aprire quest'altro, vedete che questa è un'altra versione, cioè sempre lo stesso font, un'altra versione. Installiamo anche questa ed ecco qua, e poi infine l'ultima che è questa, e facciamo di nuovo installa.
Premetto che questo è un tipo di font che ha 3 versioni, ma potreste averne anche solo una. Ora cosa facciamo? Dobbiamo andare a aprire Cricut Design Space, quindi io vado a far clic qua. Mi raccomando, quando installate il font, Cricut Design Space deve essere sempre assolutamente chiuso. Questa è una cosa molto importante. Ora, da questo punto si è aperto Cricut Design Space, vado a far clic qua su nuovo progetto, metto del testo, scrivo per esempio Stefania, ingrandisco anche un pochino, ecco qua. Quindi vado qua nell'elenco dei font e come potete notare c'è una tab Cricut e una tab di sistema. Ovviamente voi dovete andare qua nella tab di sistema e anche qua a fare la ricerca. In realtà in quest'ultima versione di Cricut Design Space sembra sia nuovamente consentito fare la ricerca, per esempio, dei font Cricut anche se ti trovi nella tab sistema, mentre fino a poco tempo fa non era possibile. In ogni caso vi consiglio sempre per sicurezza di essere nella tab corretta per andare a fare la ricerca. Se io vado a scrivere Bouncy, faccio clic qua, ecco cosa mi trova. Mi trova appunto il carattere che sono andata a installare. Ridimensiono un attimo così riuscite a vederlo meglio, lo metto anche di un altro colore. Ora, la cosa più importante che dovete vedere è questa. Allora, abbiamo installato 3 tipi di fonti in realtà, cioè è sempre lo stesso ma in 3 varianti diverse. Però se io vado qua su stile ho solo regolare, se io vado nell'elenco dei font ho solo un tipo. Perché fa così? Perché specialmente quelli ad uso personale non sono compatibili con tutti i programmi, però con alcuni sì e altri no. Andiamo per esempio qua su Word, che è un programma normalissimo ovviamente dove si possono utilizzare dei font. Vado a scrivere di nuovo Stefania, aumento qua la dimensione del carattere, eccoci, e vado a selezionare ora qua dall'elenco caratteri, vediamo quali sono. Vedete che qua ce ne sono 3 tipi e sono tutti quelli che abbiamo installato, quindi questa versione, questa e questa. Quindi quello che voglio dirvi è che i font sono gratuiti e tutto, però potrebbero avere comunque alcune limitazioni. D'altro canto l'installazione comunque è semplicissima, l'utilizzo dei glifi, dei font la trovate comunque in un tutorial dedicato e come vi dicevo potete comunque incorporarli tutti su Cricut Design Space seguendo la procedura che vi ho indicato.